10 prodotti che non ho mai avuto e di cui non sento assolutamente la mancanza. Ciao ragazze e bentornate sul mio canale. Il video di oggi, come vi dicevo, sarà dedicato a dei prodotti che io non ho mai avuto, che non ho mai comprato e che vedo che le persone hanno, che comunque utilizzano quotidianamente, però io non ne ho mai sentito la mancanza e quindi non ho mai sentito la necessità di dovermeli procurare o da andare a comprare. Partirei con questo elenco, che non è una classifica, da un oggetto che sono sicura che avete tutte in casa, o comunque la maggior parte di voi, e si tratta del microonde. Io non ho mai avuto il microonde, ma proprio mai. Da quando sono bambina non l'ho mai avuto a casa con i miei genitori, non l'ho mai avuto nella mia casa attuale con mio marito e la mia famiglia. Non abbiamo mai comprato il microonde e sinceramente non capisco, o comunque non riesco a trovarne il motivo di doverlo comprare. A mio parere è un elettrodomestico che occupa un pochino di spazio in cucina, in più non è esteticamente carino da dover piazzare lì e non ne trovo la necessità, essendo che c'è già il forno normale. Vedo che molte persone utilizzano il microonde per scongelare gli alimenti o per scaldarli. Io sinceramente, se devo fare questa cosa, utilizzo il forno normale oppure il fornelli. Ad esempio ci sono persone che scaldano, per dire, il latte al mattino nel microonde, e non trovo la necessità, essendo che esiste il pentolino da mettere sul fuoco. Quindi io sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. L'unica occasione in cui la comprerei sarebbe il fatto di avere, penso che esistano quei forni che facciano anche la funzione di microonde. Allora in quel caso sì, perché avrei un elettrodomestico solo che mi svolgerebbe due funzioni, e il motivo per cui lo comprerei primariamente sarebbe quello di utilizzarlo per scongelare gli alimenti o ad esempio riscaldarli, ma primariamente per scongelarli. Però vi dico, non è un acquisto che farei immediatamente, quindi sinceramente non ne sento la mancanza. Un altro prodotto di cui non sento la necessità sono i fuochi ad induzione. So che ultimamente vanno molto di moda, quindi nelle case ristrutturate di solito sono sempre presenti. In effetti sono un'ottima soluzione per evitare di dover pagare o comunque consumare del gas. Quindi nel mio caso non li trovo utili, principalmente perché il mio riscaldamento va a gas e di conseguenza la bolletta del gas io ce l'avrei comunque, quindi non trovo l'utilità di dover mettere delle piastre di induzione. Inoltre questo credo che comporti anche, però correggetemi nei commenti perché non sono esperta, penso che comporti anche il fatto di dover comprare delle pentole e delle padelle che siano compatibili con i fuochi ad induzione, e quindi se li dovessi mettere dovrei cambiare anche tutte le mie pentole e le mie padelle. Inoltre, quando sono andata ad informarmi nella scelta tra fornelli a gas o piastra di induzione, mi aveva detto il venditore che le piastre di induzione che vengono predisposte qui in Italia funzionano a il 60%, comunque molto meno rispetto alla loro capacità normale, alla loro potenza normale. Di conseguenza non ne ho ulteriormente trovato la necessità, però nulla contro a chi ha le piastre di induzione, cioè ci mancherebbe, sono semplicemente delle scelte di cui io non ho mai sentito la mancanza o la necessità. Potrebbero probabilmente essere utili quando qualcuno vuole ristrutturare la propria cucina e magari non c'è la possibilità di spostare l'allaccio del gas. Allora a quel punto può essere utile il fatto di predisporre un piano cottura di induzione, di modo che così si possa spostare semplicemente l'attacco dell'elettricità e sfruttare quello per poter spostare appunto il piano cottura. Nel resto dei casi io mi trovo bene col gas, lo trovo abbastanza comodo e quindi non lo cambierei. Venendo invece ai prodotti di tecnologia, una cosa che io non ho mai avuto e di cui proprio non sento la necessità è lo smartwatch, comunque quegli orologi che vanno tantissimo di moda adesso, che hanno tutti al polso. Io sinceramente non ce l'ho, non l'ho mai avuto, non ho diciamo interesse nel volerlo comprare, primariamente perché non mi piace a livello estetico, non mi piace mai la forma, è quadrato, troppo grosso, non mi piace come sta al polso, secondo me anche poco femminile, è troppo sportivo per il mio stile, quindi sinceramente già a livello estetico non mi piace, e inoltre non ne trovo la necessità a livello proprio di funzione, perché nel mio caso non mi andrebbe ad aggiungere niente rispetto al fatto di tenermi in borsa o tenermi a portata di mano, per esempio in una tasca, il mio cellulare. Di conseguenza non ne ho mai avuto la necessità e non lo andrei a comprare. Un'altra cosa che io non ho mai avuto, e anche qui non me la comprerei, sono le iPods, o comunque quelle cuffiette senza fili che si utilizzano per telefonare, ascoltare la musica eccetera. Non le ho, non mi viene da comprarle, semplicemente perché se dovessi mai ricevere una telefonata mentre ad esempio sono in macchina o comunque in altre situazioni in cui non posso tenere il telefono in mano,
di solito appunto mentre guido, comunque ho la connessione Bluetooth, quindi posso parlare direttamente in viva voce in macchina. Mentre se fossi in casa, devo fare delle altre faccende, anche qui basta che metto il viva voce, quindi non trovo proprio la necessità di avere le cuffiette sempre nell'orecchio. Un altro prodotto che so che molte di voi hanno è il Dyson, o comunque quell'aspirapolvere di ultima generazione che si attacca al muro per, diciamo, conservarlo, per riporlo, e che hanno molte di voi. Io questo non lo ho, anche qui primariamente per una scelta estetica, perché non mi piace il design, non mi piace poi come viene riposto, dove viene messo in casa. Sì che si può mettere anche in uno sgabuzzino, però in generale non mi piace, e anche perché in realtà io sono una del team folletto, io ho sempre avuto il folletto da quando sono bambina, quindi sinceramente mi trovo bene con questo prodotto e non ho voglia o necessità di volerlo cambiare. Un altro prodotto di cui non sento la mancanza, ma in questo caso ce l'ho perché la mia cucina è stata prodotta e disegnata per inserire questo prodotto, sto parlando della lavastoviglie. Sinceramente non la utilizzo mai, cioè la mia lavastoviglie funziona come, diciamo, armadio o comunque pensile mobile dove riporre tutti gli oggetti da cucina, le pentole e altri oggetti vari, perché non la utilizzo, dato che anche se siamo in 4 in famiglia, i piatti che ho da lavare sono quelli, mi viene più comodo quando finiamo di mangiare di lavarli a mano piuttosto che andarli prima a sciacquare, quindi comunque un pochino pretrattare, soprattutto se ci sono delle macchie o comunque dei residui di cibo ostinati. Faccio prima ad andarli a sciacquare direttamente a mano e darci una lavata, perché comunque doverli mettere in lavastoviglie comporta prima un pochino sciacquarli, poi metterli in lavastoviglie, poi toglierli dalla lavastoviglie, quindi non lo so, mi trovo molto meglio a lavarli direttamente a mano in 448. Io li lavo, li metto nello scolapiatti o addirittura delle volte nella stessa lavastoviglie che utilizzo come scolapiatti, e fine, i piatti sono lavati, nel giro di 5-10 minuti ho fatto. L'unica occasione in cui utilizzo la lavastoviglie ovviamente quando abbiamo ospiti, quindi tantissime persone, allora in quel caso mi viene un pochino più comoda, però nonostante questo gli oggetti da cucina, come per esempio le padelle, le pentole, i piatti da portata, dove si depositano dei residui di cibo molto importanti o comunque molto aggressivi, quelli comunque li vado a lavare a mano, e di conseguenza diciamo che nelle mie routine, nelle mie abitudini, la lavastoviglie non mi va ad arricchire o facilitare diciamo le mie abitudini in cucina. Un altro prodotto che io non ho e comunque non utilizzo sono tutte le varie agende online o comunque planner online, applicazioni che funzionano da agenda. Questo prodotto online, quindi un prodotto digitale in questo caso, io non ce l'ho, non lo utilizzo, ma semplicemente perché sono una di quelle ancora affezionate alle agende manuali, quindi le agende cartacee. Infatti mi piace proprio di più appuntarmi gli appunti o gli impegni o gli appuntamenti su un'agenda cartacea. Chi mi segue qui sul canale sa che tra l'altro faccio il bullet journal, quindi lo trovo un modo sia per diciamo alleviare lo stress, poter passare il tempo, ma anche per poter appuntare i miei appuntamenti, i miei impegni in modo molto più pratico, molto più immediato. Lo so che per tante di voi ascoltare questo discorso sembra un po' strano, perché in effetti forse utilizzare un'applicazione o qualcosa sullo smartphone è più, oppure può sembrare più immediato rispetto che prendere la penna e scriverla su un'agenda, quindi su carta, però nel mio caso mi trovo molto meglio così, è un'abitudine, è una scelta e di conseguenza nulla contro chi utilizza queste cose online, sono semplicemente delle abitudini diverse. Un altro prodotto che io non ho, o che comunque non è che non ho mai avuto, ma che diciamo non ho da quando vivo con la mia famiglia, quindi con mio marito e i miei bambini nella nostra casa, non ho il piumone. Non ho mai avuto il piumone perché probabilmente la casa è molto calda, è molto coibentata, quindi non lo so, non c'è così freddo, almeno dalle mie parti dove vivo io. Qui in Liguria non c'è così tanto freddo a casa nostra da dover utilizzare il piumone, di conseguenza non ho il piumone, non l'ho mai usato. Nei mesi più, diciamo, più freddi utilizziamo delle coperte o delle trapunte molto spesse, ma non ho proprio il piumone. So che invece tante persone, magari perché abitano in climi più rigidi, giustamente, spendono anche, investono tanto denaro per comprare dei piumoni di buona qualità, mentre io invece non ce l'ho, e in effetti anche tutti i set copripiumino con legate anche le 2 federe per i cuscini che spesso vendono nei negozi, io non posso mai comprarle perché appunto non ho il piumone. Gli ultimi 2 prodotti di questa classifica, o comunque non è una classifica in ordine, è semplicemente un elenco di prodotti,
che io non ho e di cui non sento la mancanza, e sono i prodotti da make up. Come vedete io non faccio mai video, comunque non utilizzo un trucco molto impegnativo, anzi per niente, faccio sempre diciamo lo stesso trucco con gli stessi prodotti, quindi non ho così tanti prodotti da make up di varie marche, di vari brand, cioè proprio come vedo in tanti video su YouTube, anche tante mie amiche utilizzano veramente tanti prodotti per il make up, investono tanto del loro tempo, del loro denaro in questo tipo di articoli. Io invece non ho così tanti prodotti da make up proprio perché non mi appassionano, comunque cerco sempre di comprare giusti quelli che mi servono, quelli che so usare, quelli che secondo me mi stanno meglio, senza andare a strafare, quindi non ne ho tantissimi, non ho mai investito tanto denaro sotto questo punto di vista e sinceramente non ne sento la mancanza. E veniamo all'ultimo prodotto che non ho, e si tratta delle creme depilatorie e delle cerette. Ebbene ragazze, io non ho mai fatto una ceretta, però aspettate, non è che non mi depilo, anzi, ma utilizzo semplicemente il Silk Peel. Da quando ho iniziato a depilarmi da ragazzina ho sempre utilizzato il Silk Peel, quindi non ho mai fatto cerette, non ho mai utilizzato creme depilatorie, non so neanche come si facciano sinceramente queste cose, perché ho sempre utilizzato il Silk Peel e mi sono sempre trovata molto molto bene, quindi anche qui non so, comunque, cioè, non so come mai la gente usa così tanto denaro, così tanto tempo per fare cerette, creme varie, quando con il Silk Peel in 2 o 3 passate in ogni luogo in cui siete, in ogni momento della vostra giornata, senza dover andare a prenotare estetisti, riuscite a depilarvi. Ovviamente si tratta di abitudini e opinioni personali, nulla contro, anzi continuate a fare quello che più vi piace e quello che preferite. Si tratta semplicemente di opinioni o comunque stili di vita, abitudini personali. Quindi ragazze, questi erano tutti i prodotti che io non ho e non ho mai usato. Spero che questo video vi abbia un pochino intrattenuto o vi abbia anche potuto dare qualche ispirazione o qualche punto di interesse su cui riflettere. Fatemi sapere giù nei commenti se vi ritrovate con alcuni di questi pensieri, se anche voi avete dei prodotti che tutti hanno ma che voi non avete mai avuto. So che ci sono persone che tipo non hanno la televisione, cosa che io ho, ne ho anche più di una per dirvi, oppure anche, non lo so, tantissimi altri prodotti, persone che non hanno la macchina, che non hanno, non lo so, tantissime altre cose. Fatemelo quindi sapere giù nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. È un modo molto semplice e gratuito per sostenere il mio canale e permettermi di registrare sempre più video. E niente, adesso vi saluto e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Ciao!